sapevamo che cazzo fare. No, scherzo, Automobili Amos è stata un po' una risposta a un mondo dell'auto in cui non ci identifichiamo e che non ci appartiene più di tanto. Mi ricordo ci siamo trovati da Cookie un giorno e per ridere gli ho detto cazzo c'hai un cognome a 4 lettere, ti chiami Amos, cioè Fiat, Ford, Amos, è già un brand di automobili fatto e finito. No? Questo è un progetto che ha un inizio e una fine, cioè noi non siamo Singer che fa le Porsche, noi non siamo Automobili Amos che fa le Delta. Questo per noi era un progetto importantissimo perché siamo partiti dal presupposto che l'unica maniera per fare un'auto che fosse veramente speciale era farla per noi stessi. Le macchine oggi penso che siano progettate, create, pensate da uffici di comunicazione e marketing più che da ingegneri appassionati con una vera idea, una vera interpretazione di quello che deve essere il prodotto. È stato fatto tutto con l'ottica di creare un'esperienza di guida divertente, spensierata. Credo che la gente questo l'abbia percepito, che è un prodotto molto sincero, no? Che è un tributo a tutti gli effetti, no? Cioè noi non abbiamo l'arroganza di dire abbiamo fatto la nuova Delta, questa non è la nuova Delta. Per noi questa è la macchina, come dice Eugenio, è la macchina che ci ha fatto innamorare della macchina. No? La Lancia Delta è un'auto che noi tutti abbiamo imparato a desiderare, non tornerà più. Era esagerata in tutto, motore, meccanica a fianchi, istinto e in quel modo vorace di vincere. Normale che un'auto del genere sia un'icona destinata alla storia. Il titolo mondiale vede la Lancia sia nell'89 sia nel 90. Ed è normale dunque che la sua celebrazione sia un grandioso tributo agli anni '80, ai suoi eccessi, ai fischi del turbo, ai razzi, a chi. Perché non posso scrivere levati? Comunque è fatto seriamente, abbiamo stampato il pezzettino, è retroilluminato, ha la sua bottoniera che è fresata dal pieno, è collegato a dei fanali della Ella, lo Xenon, per cui è serio. È al limite, ce ne rendiamo perfettamente conto, però l'importante è che è simbolo di un'attitudine, no? Di godersi la vita, di divertirsi un attimo con ste macchine, di essere un'azienda seria ma che non si prende troppo sul serio. Questa è una macchina normale a cui sono stati messi dei muscoli ed è assolutamente parte di quello che piace alla gente di questo oggetto, come se si fosse trasformata, no? Presente Supercar che c'era un momento in cui faceva Super Pursuit Mode. È una cosa che ci abbiamo tutti in testa, la macchina che si trasforma, che si arrabbia, allora diventa qualcos'altro. E la Delta per me è una delle massime espressioni di quello. E quindi è una macchina civile, normale, tranquilla, che è in classe un segmento C, quindi è proprio la macchina media per eccellenza, che poi quando ce n'è bisogno tira fuori gli artigli e diventa una bestia. Che è la ragione per cui abbiamo scelto il tasso del miele come logo, no? È abbastanza sfigato che però se c'è da parabotte con 3 leoni non si tira indietro e anzi capace anche di prevalere, no? La Delta Futurista è un modello che non esiste, numericamente parlando, eppure per mesi non si è fatto che parlare di lei. Verde brinzio, elementi in carbonio, tanto carbonio, così come è tanta l'esuberanza che sbatte in faccia, in contrapposizione però all'eleganza di alcune sue citazioni, altissimo e bassissimo, messo insieme apposta. La Delta Futurista è il manifesto di un gruppo sveglio di appassionati che gridano al mondo dell'auto: ridateci le auto che fanno sognare, e siccome non ne hanno trovate in giro, se la son fatta. Il resto non è che la Delta è arrivata tardi, è che il fascino delle macchine di oggi è sicuramente inferiore dal mio punto di vista a quelle che erano le macchine di allora e che si sta poco innovando. Questo prima, quando ho fatto la battuta fanculo Gianni Agnelli, fanculo Capri, Slim Arons e quei fotografi, basta. Sì, ho capito, erano begli anni.
Dico che è molto pericoloso perdersi nella nostalgia, soprattutto in un paese come l'Italia, pensare che tutte le cose più belle già sono successe. Quindi finisci a vivere nel passato, perché abbiamo un passato bellissimo. Però è pericoloso perché finisci a pensare di non poter più far meglio, no? Quindi per noi era importante fare questo progetto perché è un po' come il canto del cigno dell'auto analogica. Cioè un'epoca che finisce, ormai dall'analogico siamo passati al digitale. E per noi era importante creare un po' la massima espressione dell'auto analogica, che per noi è questo. La parola rest mode è l'unione di restauro e modifica e fondamentalmente un lavoro di questo genere è una continua lotta tra quello che è restauro e quello che è modifica, nel senso che bisogna mantenere integro il DNA, o meglio noi abbiamo voluto mantenere integro il DNA della Delta restauro, e però abbiamo voluto darle, diciamo, questo sapore di modernità che è la parte di modifica. Da qui nasce il fatto che un resto mode parte da una donor car, cioè si prende una macchina originale, la si smonta completamente, noi per esempio la sverniciamo fino al telaio nudo completo, ripristiniamo le parti di telaio che negli anni sono state deteriorate e da lì riniziamo il nostro processo di modifica. Il telaio della 16 valvole, dell'8, dell'Evo 1 e dell'Evo 2 sono lo stesso ed è abbastanza anche ovvio, anche in termini di dimensione uno se ne accorge, ma sono sicuro che tu non sai che il telaio di queste 4 versioni che ti ho menzionato è lo stesso della LX del 76 che era un 1300 aspirato. Non è cambiata, non è cambiata. Per cui immaginati essere arrivati a questa rigidità e questa compostezza non è stato facile. Sarebbe stato impossibile non richiamare i fasti delle corse della Delta. Insomma, la Delta è famosa per quello, perché ha vinto i mondiali rally. E c'è una cultura, c'è un know-how su quell'autotelaio talmente diffuso che sarebbe stato altrettanto sbagliato non sfruttare. Per cui, per esempio, noi non abbiamo progettato rinforzi di telaio, abbiamo preso la fiche del gruppo A dell'originale Corsa e l'abbiamo rifatta su questa macchina, quindi abbiamo un telaio che somiglia in tutto per tutto al telaio da corsa. Poi ci siamo presi qualche libertà sul roll bar perché a livello di abitabilità sarebbe stato impossibile mantenere l'originale, però di fatto c'è un enorme richiamo e proprio i pezzi sono quelli. Abbiamo tagliato corto, funzionava bene, funzionerà bene anche oggi. Selezioniamo noi le macchine più adatte, le prendiamo, le smontiamo completamente, togliamo la vernice, togliamo la vecchia cataforesi e analizziamo le lamiere. Quelle che sono rovinate, come qui nel caso qua di davanti, le sostituiamo direttamente e dopodiché si passa di qua a fare tutti i rinforzi. Tappiamo il tettuccio su quelle che ce l'hanno, eliminiamo lo sgocciolatoio per alleggerire un po' visivamente il tetto e togliere quel pezzettone di plastica che ha qua la Delta. Dopodiché saldiamo le portiere posteriori e rimuoviamo tutto questo pannello che rifacciamo noi a stampo. Questo perché abbiamo ingrandito molto il passaruota posteriore. Questa parte qui resta di lamiera, sì, il resto della macchina diventa tutto di carbonio. Portellone, inclusa la traversa bassa, il paraurti posteriore, l'estrattore, il cofango, che quindi è sia la pelle sotto che la pelle sopra, paraurti anteriore, insomma, tutto il resto. E poi naturalmente inseriamo anche il roll cage integrale dentro. La Delta integrale non giocava a esagerare per finta, nasceva per essere un'auto da rally e le sue evoluzioni erano pietre miliari di una crescita esponenziale e disarmante. Per questo il suo handling sbocciava e alla grande, come sappiamo, in gara. Il setup della versione stradale era infatti prudente nel classico stile del gruppo Fiat, sottosterzante tendenzialmente, da godere solo al limite semmai e se ne eri capace. Qui invece la guidabilità è stata riposizionata su trend più moderni e seguendo le indicazioni di chi l'ha voluta in fondo. L'avantreno ora è a quadrilatero ed è molto più preciso, il motore è ben più sveglio anche se resta fedele a quella finestra d'uso ristretta che sta tutta in alto ed è tipica delle auto da rally.
Il motore nasce nel solco di questa collaborazione storica che portiamo avanti da anni con Autotecnica Motori, azienda storica di Cremona, Casalmaggiore, che già tempo fa si occupava dei motori da corsa di Alfa Romeo, di Lancia, quindi nel solco appunto di continuare questo know-how che si porta avanti dagli anni 80. Con loro abbiamo rivoluzionato il motore e l'abbiamo portato a un livello di potenza molto elevato rispetto a quello di partenza, siamo oltre i 300 cavalli, e abbiamo fatto un lavoro sull'affidabilità e sulla resistenza in modo da poter sostenere questo aumento di prestazioni nel tempo con un motore fruibile per il cliente. Abbiamo rivisto l'elettronica, abbiamo rivisto il turbo, abbiamo rivisto gli organi interni, quindi pistoni, GL, albero, tutto ottimizzato al fine di dare a questa macchina un carattere completamente diverso. Guidandola ci si accorge che mantiene un po' il carattere originale di questa esplosione di potenza in un determinato range, è anche divertente, e non abbiamo solo fatto una modifica tecnica, abbiamo fatto anche una cosmesi di questo motore, per cui l'abbiamo alleggerito, abbiamo aggiunto dei carteri in carbonio, abbiamo rivisto l'aspirazione, insomma abbiamo fatto un'installazione motore completamente nuova degli anni, diciamo, 2020 e non degli anni 80. Il brief che ho dato agli ingegneri per parlare come un vero collaudatore, come una persona seria, io volevo non che la macchina diventasse da sottosterzante e sovrasterzante, perché era impossibile per sua natura, per via della ripartizione dei pesi eccetera eccetera. Mi bastava che fosse meno sottosterzante, che fosse possibile ridurre tutto quel sottosterzo che aveva in inserimento, che era drammatico all'inizio. Chi ha una Delta lo sa, giravi il volante, la macchina andava dritta, comunque coricava tantissimo. Adesso la macchina, hai sentito, l'inserimento è granitico proprio. Eugenio ci ha chiesto di fare di questa macchina la Delta con l'anteriore più preciso e più performante. E quindi abbiamo individuato 4 aree di intervento. La prima era la rigidezza della sezione anteriore del telaio. La macchina ha praticamente una linea di carico alta, ma manca completamente di una linea di carico bassa, che è questo longherone che abbiamo aggiunto sul quale innestiamo la sospensione. La seconda appunto era una parte di geometria della sospensione, e quindi abbiamo abbandonato la struttura McPherson originale e abbiamo fatto questo quadrilatero alto, un po' di sapore Alfa Romeo per intenderci, che ha completamente rivoluzionato le geometrie dell'anteriore. La terza era una componente di qualità dei pezzi che stavamo usando, quindi abbiamo irrigidito tutto, abbiamo fatto tutto ricavato da pieno, esattamente come una macchina da corsa di altissimo livello. La quarta erano gli pneumatici, e quindi da lì nasce questa scelta di queste coperture super sportive fornite da Pirelli, che hanno fatto veramente della macchina una macchina con tanto carattere e con tanta sportività. Io amo molto le automobili, le ho sempre amate fin da ragazzo, quindi ho avuto la fortuna di vivere la vita di un'azienda che fa un prodotto collegato a un mondo che per me è affascinante e che mi appassiona ancora oggi. Per arrivare a gommare del supercar bisogna avere molta tecnologia alle spalle. Bisogna evidentemente essere vicini alla casa auto e contribuire proprio all'innovazione di un modello, e quindi cercare di vedere sempre con l'occhio della casa auto quali sono davvero gli obiettivi da raggiungere. Poi bisogna creare un equilibrio tra diversi materiali, perché un pneumatico è il prodotto di tanti materiali, cercare quell'equilibrio che per quella vettura dà il massimo di quello che la casa auto vuole avere. Avere a che fare con questa Delta futurista significa infilarsi in una bolla temporale fatta di piacere e spensieratezza, in pratica le ragioni per cui vale la pena di spendere del tempo con la propria auto. Ecco, se devo pensare alla prima macchina bella per me nella mia testa, è la Delta, non ce ne sono altre. Quella di mio padre era giallo-ginestra, era gialla, poi già una macchina gialla per un bambino, penso giallo-rosso, siano quelli i colori che in un mondo di Volkswagen grigie e Audi argento. Probabilmente erano gli anni in cui i rally venivano spinti molto mediaticamente. Sai, la livrea Martini è anche talmente iconica, come il bianco, il rosso, il blu, l'azzurro.
tutto quell'immaginario per un bambino. Sai, erano gli anni in cui vedevi video, mari di persone che si aprivano al passaggio delle macchine, e tutto quello ha contribuito a far nascere il mito, penso. E poi dai, oggettivamente aveva un'estetica che non poteva passare inosservata rispetto alle macchine di quegli anni, no? Ci siamo fatti un bel mazzo per portarlo a casa sto progetto. In particolare io sarò sempre grato a Luca Cialcetti, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo Luca, no? E sia il paraurti anteriore che posteriore è molto meno curvo dell'originale. Questo perché la macchina è una macchina che tende a essere molto dritta, molto tagliata con l'accetta, e volevamo enfatizzarlo ancora di più. L'idea che volevamo dare era quella sempre di riallacciarci un po' all'S4, che aveva quella bellissima gesto di aprire tutto il posteriore per accedere al motore, no? Quindi avevi metà della macchina che si sollevava, che è una cosa molto scenografica. Unisci questo al fatto che volevamo fare una citazione della Beta Monte Carlo, che è una delle, per quanto sembra assurdo, una delle nostre Lancia preferite, e quindi abbiamo deciso di avere il fascione e con questa nuova geometria aveva senso unire metà del fender al cofano, e da lì cofano più parafango, cofango. Aprendolo questo ti dà molto più accesso al vano motore, quindi ti dà molto l'idea che puoi orarci dentro, cioè più invitante, no? Davanti la macchina è abbastanza simile all'originale, poi c'è la calandra, che nell'originale era un pezzo di plastica cromato, questa è fresata dal pieno. Il progetto di base è molto autoreferenziale, nel senso che ruota tutto attorno alla Delta e all'S4. Una cosa che con Eugenio ci siamo detti fin dall'inizio è che non volevamo materiali naturali all'interno della macchina, quindi niente legno, niente pelle. Abbiamo detto questa è una macchina figlia degli anni '80, facciamo tutto di plastica. C'è l'Alcantara, c'è il carbonio. Due volumi fondamentali molto semplici, uno che è la plancia col quadro strumenti che sbuca fuori e l'altro il tunnel che la attraversa in maniera perpendicolare. Qui abbiamo voluto fare un'operazione molto di pulizia e di miglioramento della qualità dei materiali, quindi abbiamo tolto tutta quella plasticaccia, quei pulsantoni anni '80 che erano un po' figli delle tecnologie disponibili all'epoca. Abbiamo sostituiti con un'interfaccia molto semplice, assolutamente analogica anche lei. Abbiamo questa pulsantiera centrale che adesso stiamo rifinendo, l'autoradio che adesso sparirà del tutto. Qui hai alcuni tasti per funzioni secondarie, tipo il bagagliaio, piuttosto che irrigidire le sospensioni, e poi i comandi del condizionatore. Ma le maialate in realtà poche ma buone, cioè abbiamo il nostro pulsante del razzo che tutti si chiedevano cosa servisse, serve a far partire la macchina. Poi abbiamo qua l'indicatore di marcia fatto in stile dell'epoca, quindi è una matrice LED che ti indica la marcia in cui sei. Qui abbiamo una citazione di supercar, quindi c'è una piccola matrice LED che in realtà è l'indicatore del fuorigiri. Poi qui al volante abbiamo messo i due tasti più cafoni, che sono il levati e il bang. Il bang serve per far rumore, poi fondamentalmente il levati serve per farsi strada. E poi la mia preferita è il mitico veglia borletti qua sopra, che non serve a niente. Nessuno ha mai capito come farlo funzionare, però proprio per quello l'abbiamo voluto tenere, perché era una di quelle robe assurde della Delta che ti chiedevi perché cazzo gli fosse venuto in mente di metterlo. Perché proprio non c'è modo di farlo funzionare, non è un cronometro, non è niente. In generale è un'auto per impallinati duri di guida e devi sapere dove mettere le mani per farla correre.
Potremmo dire così, un po' parafrasando la nostra social quotidianità, la futurista è una storia di Instagram del profilo Amos Automobili. Un modo breve e intenso, ma raffinato e culturalmente molto vicino ai figli degli anni '80, con cui il marchio della AA alza la mano e dice: oggi abbiamo fatto questo. Una storia, appunto. C'è da scommettere che i post più importanti debbano ancora arrivare. Non è performance assoluta, perché secondo me viviamo anche in un'epoca dove guardare i numeri, l'accelerazione ai cavalli sono dati secondari, sono dati di cui si parla perché non si ha altro di cui parlare da un certo punto di vista. Queste sono macchine che hanno una forte valenza culturale, punto e basta. È cultura dell'auto, che è poi cultura comune a tutte le persone che hanno vissuto una certa epoca. Però se noi oggi non ci mettiamo a fare qualcosa di nuovo, e lo dico io anche, fanculo alla futurista a un certo punto, basta anche con la futurista, adesso dobbiamo fare qualcosa di nuovo, perché sennò ai nostri figli non resterà niente. Allora se noi oggi non ci impegniamo a trovarci delle nuove icone, a trovarci delle nuove macchine, a trovarci dei nuovi fotografi, a innovare, non ci resterà più niente, e non resterà più niente ai nostri